Come calcolare le ferie non godute dei tuoi dipendenti. Una volta terminato un qualsiasi rapporto di lavoro dovrai assicurarti che il lavoratore non abbia delle ferie arretrate. Sicuramente è vantaggioso disporre di fogli di calcolo Excel o ancora meglio di software automatici per il calcolo di che cosa? Presenze, ferie, permessi, aspettative e congedi. Così facendo puoi tenere sotto controllo la situazione di ogni singolo lavoratore, determinando rapidamente l'importo economico da corrispondere. Diversamente, come responsabile delle risorse umane, puoi anche calcolare manualmente l'importo economico delle ferie non godute. Per riuscirci devi consultare l'ultima busta paga del dipendente. Il cedolino, di solito in basso a sinistra, permette di conoscere i giorni di ferie, maturati, goduti e residui. La voce che interessa è il numero di giorni residui. A questo punto non resta che calcolare il valore economico di questi ultimi e la voce da individuare è il reddito annuo lordo del lavoratore. Il reddito a sua volta dovrai dividerlo per 12 così da avere l'importo mensile lordo corrisposto al lavoratore. L'importo ottenuto poi dovrai dividerlo per 22 o per 26 a seconda del numero di giorni a settimana lavorati dal dipendente, quindi 5 o 6. Il risultato ottenuto corrisponde al valore lordo di un singolo giorno di ferie del dipendente. Considerato che in un classico contratto a tempo indeterminato full time e salvo diverse indicazioni riportate nel CCNL, il lavoratore ha diritto a 4 settimane di ferie all'anno, minimo 26 giorni. Dovrai poi moltiplicare il valore lordo trovato in precedenza per il numero dei giorni residui. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Da Factorial Italia è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio.